Poi a un certo punto varchiamo quella porta e qui si apre un mondo che è un mondo, se vuoi, di storia, di estro, di pazzia, di ingegno e se vuoi anche un po' di magia, perché per me è un mondo magico quello in cui ci troviamo immersi in questo momento. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Visto che, come sai, il marketing per me è una malattia. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Siamo i primi in Italia a fare questa cosa. Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni e come le avete affrontate? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi, Ci siamo? direttore del Dipartimento Video di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Ragazzi, non avete la più pallida idea di che cosa stiamo per svelarvi quest'oggi. Dovete assolutamente vedere la puntata fino alla fine. Venite. Oh, allora rifacciamo questa entrata fake come se non ci fossimo mai visti, Luca. Piacere. Anche perché qui voi non lo sapete, ma abbiamo i tavoli già apparecchiati che in questo momento sarebbero da sbarazzare perché abbiamo già mangiato e abbiamo già assaggiato le prelibatezze che Luca ci ha preparato oggi. Oggi parliamo di un'impresa che io definirei ibrida, un'azienda che ha integrato il mondo delle biciclette, poi vedremo bene di che tipo, con un ristorante vero e proprio di cucina nostrana, come se i fornelli ci fosse nostra nonna. Stiamo parlando di Ciclo Officina e Caffè, un luogo praticamente senza tempo nel cuore di Abbiategrasso alle porte di Milano. Ma non solo, perché c'è una chicca ulteriore che rende Luca, un ex restauratore di mobili, un vero e proprio genio a livello mondiale nel suo campo. Oggi quindi scopriamo come funziona una ciclo-officina, che cos'è e perché hanno deciso di accostare anche una cucina nostrana. La storia di Luca Agnelli e il suo talento artistico fuori dal comune, che puntando su questo strano connubio è diventato il punto di riferimento per tutti gli appassionati di buona cucina e biciclette. E non solo, ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Innanzitutto è dove ci troviamo. Siamo ad Abbiategrasso, questa è la mia casa, perché considero il lavoro casa, e siamo in una ciclo-officina con caffetteria. Abbiamo unito 2 realtà che sono quella tecnico-sportiva e quella del buon cibo, al fine di accontentare e soddisfare tutti i palati, sia quello dello sportivo più esigente che quello del mangione più esigente. Quindi aspetta, cioè giusto per capire, quindi abbiamo unito la modalità fit, dove in qualche modo io faccio bicicletta per stare in salute, eccetera, eccetera, e di conseguenza mi siedo a mangiare delle cose fit, salutari, dietetiche, eccetera, eccetera, oppure abbiamo unito quell'altra passione del ciclista che in qualche modo fa finta di fare lo sportivo e va in giro perché vuole mangiare le cose tradizionali? Questo non l'ho ancora capito. Allora, io preferirei la prima ipotesi. Okay. Chi viene acquista una bici per fare tanta fatica e quindi ha bisogno di energia. Sì. Poi chi viene acquista una bici e deve smaltire della pancia, magari... Quello che abbiamo assaggiato noi ugualmente in questo pranzo sono proprio piatti tipici della tradizione meneghina. E io addirittura, assaggiando poi il tortino di mele alla fine, ho ritrovato proprio il sapore della torta che preparava mia nonna. Bene, questo mi fa piacere, vuol dire che siamo stati bravi come la tua nonna. E poi l'altra cosa che mi ha colpito particolarmente è ugualmente la passione, la conoscenza che tu hai, cioè non solo nel presentare il vostro menù, i vostri piatti, i prodotti, eccetera, eccetera, ma proprio l'aspetto della storia, della ricercatezza, del vino, del caffè. Non è banale. No, anzi per me è un aspetto fondamentale, perché uno può degustare del buon vino, ma a meno che
non sia un intenditore, è difficile capirne la storia, per Certo. cui raccontare se non altro le fondamenta di ogni prodotto, può essere il vino, ma può essere il caffè, ma le farine di una torta, ecco, aiuta sicuramente a cogliere degli aspetti che diversamente non si potrebbero cogliere. Ed eccoci qui con una delle componenti più importanti della comunicazione, lo storytelling. Per storytelling intendiamo l'arte di raccontare la propria storia per persuadere i clienti a intraprendere una determinata azione tramite la narrazione e la comunicazione creativa. Fino dalla nascita della scrittura, lo storytelling veniva utilizzato per tramandare la conoscenza delle tribù ai figli e ai nipoti, per cui il nostro cervello è sintonizzato da migliaia di anni per recepire e farsi affascinare dalle storie. Un po' come succede in ogni puntata di Imprese. Da dove nasce l'idea di mettere questi due mondi insieme? In qualche modo io sono un piccolo produttore di bicicletta pedalata e assistita. È un'attività artistica, non è un'attività che è stata pensata per dei guadagni, ma lo spazio a nostra disposizione è tanto e dovevamo in qualche modo utilizzarlo. Abbiamo pensato che in un territorio come il nostro, siamo nel Parco del Ticino, c'è una storia che non è soltanto verde ma è anche molto architettonica, c'era qualcosa da presentare e una struttura che potesse ospitare il turista, anche locale, no? Anche lo stesso cittadino dei paesi vicini. E quindi abbiamo imbastito questa cosa un po' come una scommessa, approfittando del periodo legato alla pandemia, per cui tanto tempo per pensare, tanto tempo per lavorare, ed è nato tutto questo. Nasce proprio questa struttura e questo spazio proprio con l'idea di creare un progetto di questo tipo, oppure in qualche modo prima era un'altra cosa e l'hai trasformata in corso? Prima era tutt'altra cosa. Nasce con l'idea di tramutare il proprio lavoro in un piccolo spazio abitativo. Io considero il lavoro una parte viscerale della vita, voglio sentirmi nel mio laboratorio esattamente come qualcun altro può sentirsi a casa. Prima questa struttura è nata un po' come negozio di belle arti e accessori per il restauro. Che è il mondo da cui provieni? È il mondo da cui provengo, sì. È un'attività che ho fatto per diversi anni finché non ci ha colpito la prima grande crisi, che purtroppo ha annientato quella parte di valore legato al settore del mobile. Quindi ha annullato anche il nostro lavoro. E da lì ormai il debito era stato fatto, in qualche modo bisognava rimanere in piedi, sono nate queste iniziative. Normalmente nei periodi di crisi chi sta facendo impresa in qualche modo sta cercando il modo di portare a casa la pagnotta, far girare la ruota, rimanendo bene o male all'interno dello stesso ambito. Tu invece hai proprio stravolto. Sì, stravolto. Come è successo? Qual è stata la molla? O comunque l'intuizione? È quello che mia moglie, mio padre, insomma che la mia famiglia mi rimprovera da sempre, no? Di fissare un obiettivo e in qualche modo poi ci arrivi e allora ti annoi. E per arrivare a quell'obiettivo hai fatto tante cose, hai incontrato tante persone e in qualche modo nasce il desiderio di voler fare qualcos'altro. Quindi è stata proprio la voglia di allargare questo tipo di conoscenza, di conoscere persone, perché poi ogni testa ha un piccolo mondo, si dice, e quindi è anche bello poterlo vedere tradotto proprio nella persona che poi viene a trovarti. Ecco. Mi piace molto quello che dici, perché se vuoi è un po' anche il cuore di questa serie Imprese, perché in qualche modo ci poniamo l'obiettivo di raccontare delle storie magari sconosciute ai più, che invece hanno... Insomma, anche le tue avventure sono fatte e costruite a seconda delle persone che incontri. Esatto. Tu eri già un appassionato ciclista o esplode anche quella parte? No, lo sono diventato per una serie di coincidenze, appunto, legate a questo tipo di attività e non solo. La mia attività, prima come restauratore di mobili, poi come commerciante di prodotti per il restauro, comunque mi ha sempre un po' chiuso, no? Quindi ho sempre lavorato nella mia bottega, poco a contatto con le persone, molto a contatto con gli amici, ma poco con le persone. Quindi è stata proprio la voglia di allargare questo tipo di conoscenza. Uno dei percorsi che ci ha portato qua
è il fatto che tempo fa avevamo costruito una sinergia di imprese legata ad un centro di energie rinnovabili. Lì ho conosciuto il mondo della mobilità elettrica e il pensiero è sempre stato: ma che bella tecnologia, però che brutta impressione, no? Certo. Fatta in qualche modo con fascioni di cavi che Sì. andavano a destra e a sinistra. Per cui lì la volontà di sperimentare e provare a costruire un prodotto come quello della bicicletta a pedalata assistita. Sì. E da lì siamo arrivati ad addentrarci proprio nel settore della bicicletta. Anche perché qui io adesso non sono un appassionato ciclista, ma mi sembra di comprendere che anche le biciclette che trovo qui sopra questi sono siano delle dei biciclette particolari. Sì, particolari, sono dei quadri in sostanza, Sì. delle situazioni che noi abbiamo voluto esporre perché? Perché si tratta di prodotti che comunque sono stati costruiti negli anni 80, negli Sì. anni 90, qualcuna è addirittura più datata, Sì. che conservano una parte di magia. Molto spesso nel prodotto moderno questo tipo di condizione non la vediamo, non Ok. la ritroviamo più. Qui sopra, eccetera, la parte un po' più storica. E mi verrebbe invece che qui c'è sostanzialmente quella che è la parte un po' più moderna. La parte commerciale, sì. 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 Che cosa effettivamente abbiamo qui? Uno dei motori di questo spazio, Sì. diciamo, è Marco, che è un gran tecnico e un grande appassionato di biciclette di questo tipo, per Sì. cui le scelte sul tipo di prodotto da commercializzare e proporre vengono da lui. Ok, qui la caratteristica è che sono tutte quante biciclette elettriche / pedalata assistita. Sì, il 90% vendete qui. Ok. sì. Crediamo molto nella pedalata assistita, che va vista non come il sistema per non far fatica, ma il sistema per poter progettare nuove esperienze. Faccio un esempio Mi banale. piace molto questa chiave. Se volessimo visitare una baita a 2000 metri, anche il campione più allenato comunque dovrebbe prepararsi per Sì. fare questa escursione. Oggi, grazie a una bicicletta pedalata assistita, a seconda del tipo che si va ad acquistare, c'è la possibilità che con un piccolissimo allenamento o un uso costante la visita alla baita di 2 metri la possa fare anch'io. Di 2000 metri. A 2000, sì, a 2000. Per bicicletta a pedalata assistita intendiamo quel mezzo dotato di un motore elettrico, una batteria a litio e un sistema di sensori che svolgono la funzione di rilevare in maniera istantanea la forza che applichiamo sui pedali. Il loro compito è quello di comunicare con la centralina, la quale stabilisce l'assistenza da dare al ciclista durante appunto la pedalata. Nell'esatto momento in cui si aziona il motore, il piede viene assistito nel movimento con il beneficio di poter mantenere il proprio ritmo e andare più veloce. Le bici a pedalata assistita sono dotate di un display collocato sul manubrio da cui è possibile aumentare o diminuire il livello di potenza richiesto al motore. Il cliente tipo arriva per questa zona e poi scopre l'altra, o arriva prevalentemente per l'altra e poi scopre questa? L'altra intendi la parte... La parte ristorativa, dicevo. Ma l'una è l'altra cosa. Tra l'altro davvero per noi il motore è la convivialità, e quindi quello che facciamo è prima di tutto organizzare degli eventi dell'una e dell'altra cosa che in qualche modo possono aiutare a farci conoscere. Sì. Qua facciamo concerti di musica swing piuttosto che pedalate nel bosco di notte, quindi facciamo tutta una serie di cose che ci aiutano nella promozione del posto. Senti, allora abbiamo di qui diciamo bar ristorante, ok? Sì. Poi di qui abbiamo tutta la parte della vendita in qualche modo delle biciclette a pedalata assistita, eccetera eccetera, e qui che vedo un sacco di carrellini beta, eccetera eccetera. Questo è il mondo del disordine, accendiamo le luci, perché Sì. qua siamo sempre work in progress. Questa è l'officina che io e Marco condividiamo in quello che è una delle parti dei servizi, no? Non so come dire, il locale hobby di casa. Prevalentemente l'officina è per il cliente che acquista da voi, oppure potenzialmente arrivano direttamente anche all'officina e poi potenzialmente diventano clienti anche per la parte ristorativa piuttosto che della vendita? Sì, è per tutti, l'officina è per tutti. Senti, in questa officina io mi giro intorno e finché diciamo lo sguardo rimane a questa altezza
diciamo che trovo tutto abbastanza nella norma, a parte un forno per la pizza laggiù, ma perché qua di fianco a un banco di lavoro, work in progress, che ugualmente già mi dà, però nel momento in cui poi alzo un po' più lo sguardo, inizio a vedere un sacco di serbatoi. Che cos'è questa roba? Questi sono serbatoi di vecchie motociclette. Non è una collezione, sono gli acquisti che sono stati fatti in anni di ricerca e che servono proprio per una parte del lavoro che faccio. È una passione, ripeto, è difficile definirla un business, è una passione che nasce nel 2014, proprio quando si è iniziato a distribuire un prodotto elettrico e io trovavo questo prodotto da commercializzare interessante sotto il profilo tecnologico, brutto sotto il profilo estetico. Diventare un produttore di biciclette è una cosa impossibile, a meno che non c'è un'organizzazione importante. Voler fare bene è davvero titanica come condizioni. Diventare un appassionato di biciclette proponendo un prodotto che ha più missioni, oltre a quella dell'elettrico, quella di comunque mantenere in auge un certo tipo di artigianato italiano che ci è appartenuto, è diventato la mia missione principale. Allora, cerchiamo di rimettere ordine alle idee. Qui, fino a qui, abbiamo visto tutta l'attività principale che è pubblica. Sì. Ok? Per cui abbiamo questa ciclofficina, abbiamo bar, ristorante, abbiamo la vendita sostanzialmente delle biciclette elettriche a pedaletta assistita, abbiamo l'officina. Io ho già visto che cosa c'è dietro questa porta, sì. Ok? Ti va di raccontarcelo? Ma sì, Andiamo possiamo entrare. È una ciclomoto americana, era costruita a Los Angeles negli anni 20 e originariamente su quel telaietto, le cosiddette sottocanna, Sì. No? Ci ricorda molto le Harley di quei tempi, ospitava un motore da 98 cc 4 tempi. Per cogliere gli aspetti dell'artigianalità di questo prodotto bisogna entrare in profondità, no? e dire come avrà fatto questo fabbro a costruire questo profilo ovale ellittico, Ok. perché non è un profilo semplicemente ovale, è un profilo aeronautico. Sì. Costruirlo nel 1919 non era come costruirlo Certo. oggi. Se non fosse stata recuperata in questa chiave, mantenendo tutti i segni del tempo, era un telaio da buttare, perché non avendo più il motore, non avendo più le ruote, sarebbe stato davvero un peccato. E anche qui, come ti viene l'idea di dire adesso la ricopro interamente in pelle? Ma è sempre sperimentazione. È un telaio banale, Ok? la bicicletta degli anni '80 che potevamo avere tutti. La cosa incredibile è la simmetria perfetta tra il serbatoio, che è di un Guzzino 65, quindi degli anni 50, e la forma del telaio. Ok. Ogni bicicletta ha un telaio a cui essere abbinato. Ed è il matrimonio più efficace, no? Il matrimonio telaio-serbatoio è quello che ti fa partire poi con la costruzione. Aiutami. Aiutami, perché siamo passati da un mondo, diciamo, se vuoi, innovativo, perché non è che trovi così tante realtà oggi sul mercato che uniscano appunto la ristorazione con le biciclette elettriche, con la parte di officina, creando un nuovo concept conviviale. Poi a un certo punto varchiamo quella porta e qui si apre un mondo che è un mondo, se vuoi, di storia, di estro, di pazzia, di ingegno e se vuoi anche un po' di magia, perché per me è un mondo magico quello in cui ci troviamo immersi in questo momento. Dal mio punto di vista sì. Che cos'è questa roba qui? E dov'è quello spunto che dici io mo mi metto a fare sta roba? Ma proprio quella voglia che ti raccontavo all'inizio, di dare una veste un po' più elegante ad un prodotto che io considero per la mobilità dolce. Trovavo il settore della bicicletta un po' trascurato, o meglio, poco valutato. E quindi ho detto, dovendo sfruttare una tecnologia straordinaria, ultramoderna, che è quella della mobilità elettrica, ma perché non sposarlo ad un prodotto come la bicicletta?
E perché questa bicicletta non costruirla con un capolavoro che non è il mio, è quello dei nostri artigiani negli anni 40 e 50. Hanno fatto delle cose che sono meravigliose. Questa l'ho nominata tante volte, ma per me è uno degli oggetti più belli che ho visto e conosciuto applicato al settore delle ciclomoto. È la forcella Springer del Bianchi Aquilotto. Il ciclomotore, in lingua italiana anche motorino o volgarmente cinquantino, è un veicolo simile a una bicicletta, spesso dotato di pedali, con trazione a catena, caratterizzato da un motore di bassa potenza, bassa cilindrata e che raggiunge basse velocità, 25, 45, 50 km/h, senza considerare quelli preparati. Luca ha deciso, ma perché non riprendere il design delle vecchie ciclomoto applicandole alle bici a pedalata assistita? Incredibilmente geniale. Anche la forma di questo faro, che è il faro di un Guzzi Cardellino, la trovo irreplicabile. Ovviamente per costruire io cerco un po' in tutto il mondo degli oggetti da utilizzare, però mi soddisfano e mi piacciono solo quegli oggetti che sono stati costruiti in quegli anni, perché mi danno proprio la sensazione del bello. Tu inizi a lavorare su queste biciclette, quindi trasformandole completamente, per passione o proprio già con l'idea di farlo per venderle? No, è iniziato proprio per sempre quella fase di sperimentazione, no? E dire, ma voglio provare a fare una bicicletta elettrica esteticamente gradevole, per cui ho fatto la numero 1, è arrivato il solito amico che ha detto ma che bella, ma che cos'è, cosa non è, e poi io esagero, no? Ho fatto la numero 2, la numero 3, la numero 4, eccetera eccetera. E quando arrivano i primi clienti? I primi clienti arrivano sulla prima esposizione che ho fatto. È nato un interesse da parte dei designer mondiali, quindi è proprio piaciuta l'idea. Piace il Made in Italy, piace quello di oggi, non può non piacere quello di... Questo è un Bianchi Falco, sì, del 1960. Era un motorino popolare che già ai tempi costava nulla, era un ciclomotore, no? Sì. Come poteva essere, non so se tu hai memoria di queste cose, probabilmente non hai l'età per ricordartele, ma il Garelli o il Ciao, l'ultimo motorino. Me li ricordo bene. Questo era un motorino che aveva delle ruotine da 16 pollici, erano piccolissime. Se lo vedi da originale ti dice poco e niente perché sembra una cosa tozza, piccola. Poi io lo guardo e dico ma che idea straordinaria, perché lì hanno dovuto costruire uno stampo per poter assemblare quella parte di carrozzeria. Per darle una chiave un po' più particolare, il sidecar era un abbinamento, se vuoi, fondamentale. No? Per cui cosa facciamo di questa? Facciamo una bicicletta da golf. Quindi arrivi a quel fuorisalone a vendere la prima bicicletta? Sì. La vendi a quanto? A 8.000 euro, se non sbaglio. E che cosa succede in quel momento? Succede che ho detto magari posso farne ancora qualcuna. Più costruisci e più ti rendi conto che hai sempre qualche aspetto da migliorare. Le cose che ho fatto in quegli anni oggi non le farei più. Oggi sono più avanti, no? Poi a un certo punto devi fermarti perché sennò ti accorgi che i 2 o 3 mesi per costruire una bicicletta non sono più sufficienti, te ne servono 4, 5, 6 e quindi anche i costi diventano molto molto importanti. Oggi la bicicletta più costosa che hai venduto, quanto l'hai venduta? Non lo dico. E ci hai detto, bene o male, quella che hai venduto la prima era più o meno sugli 8.000 euro. Sì. Arriviamo a qualche decina di migliaia? Arriviamo a qualche decina di migliaia, sì. Però un lavoro durato 2 anni, è stato davvero titanico, un lavoro su cui ho investito una quantità di ore infinite. Posso dire che al prezzo a cui l'ho venduta l'ho davvero regalato. Ragazzi, qui io sto guardando, è tutto fatto a mano in maniera artigianale. Senti, di là ci sono un paio di chicche che non andremo a vedere direttamente, ma voi invece adesso fra poco le vedete passare. Sono praticamente una bici tirata fuori dal muso di una 500 una bici tirata fuori da un muso di una 2 cavalli. Sì. Come arrivi a tirare fuori una roba del genere? Ma è un progetto che ha 100 anni. Ho queste foto degli anni 20 dove c'era chi
in un triciclo che aveva il musetto di una macchina e portava a spasso 2 signore. Quando io ho trovato questa 500 che nessuno avrebbe mai comprato per recuperare il cofano piuttosto che il parafango, ho detto, siccome la parte dietro non esiste più perché è completamente distrutta, ho detto sfruttiamo la parte davanti. Ho fatto una Topolino tipo A del 1938, l'ho tagliata in 2 e lì mi sono accorto che c'era poco più della ruggine ormai di questa carrozzeria, e col musetto ho fatto la parte davanti, con la coda ho fatto un rimorchio, per cui l'ho recuperata in toto. Chi è il cliente tipo di questa tipologia di mezzi? Chi ha una particolare sensibilità per il bello, solo se ne cogli la precisa missione approcci ad un prodotto di questo tipo, per cui prima ne sei incuriosito, cerchi di capire che cos'è. Certo. Qualcuno picchia sui serbatoi per vedere se è ferro, e poi vanno scoperte, no? Vanno scoperte anche nelle particolarità, tutto deve avere un minimo di senso. C'è un orologio qui dentro. Mi pare di capire che nel settore delle 2 ruote tu sia abbastanza conosciuto, perché... Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e, soprattutto, più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Hanno scritto di te, hanno fatto servizi, sei presente in libri. Ho avuto delle grandi gratificazioni, a livello mediatico, siamo praticamente stati pubblicati in tutto il mondo. Rispetto a tutto quello che abbiamo visto, quindi la parte di attività di là, la parte di progettazione e realizzazione di qui, eccetera, quale ritieni essere in questo momento, in questo particolare periodo storico, quella che possiamo nominare anche la difficoltà più grande che ti trovi ad affrontare, che ti separa in qualche modo da quelli che invece sono i tuoi progetti o comunque i tuoi desideri, eccetera? Ma la difficoltà più importante è il sottoscritto, no? Capisco che per rimanere sempre ad un certo livello devi dare il 50% del tuo tempo ai rapporti. Sì. Quindi devi farti vedere, devi essere in giro per il mondo. Io in quegli anni ero più via che a casa e questa cosa non mi piaceva. Certo. Non mi piaceva perché mi diverto a costruirle, non andare in una mostra e farle vedere e dover raccontare delle cose. Tra l'altro io parlo malissimo inglese, ho raccontato a mezzo mondo che facevo biciclette riutilizzando vecchi carri armati e cornici d'epoca, perché nelle traduzioni poi vai su Google. Non sono molto fatto per poter rappresentare al meglio me stesso. E nello stesso tempo è un business economicamente piccolo, per cui è improbabile trovare qualcuno che lo faccia per te. Aspetta. Tra un istante arriviamo al consiglio che Luca vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. Lo storytelling è fondamentale. Una volta raccontare una storia riuniva le persone intorno al fuoco, ma oggi le riunisce dentro la tua attività. 2. Hai sempre tempo per reinventarti. Luca era un restauratore di mobili, oggi è un imprenditore con una ciclo-officina che crea opere d'arte. Non ti fossilizzare su quello che sei stato, concentrati su quello che vuoi. 3. Dal letame nascono i fiori, diceva così De André, ed è vero. Tu pensa il valore che può avere uno scarto, un pezzo che ormai è dimenticato dal 99% della popolazione mondiale, praticamente zero, e invece Luca è riuscito a creare un prodotto ricercato nel mondo. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché settimana prossima andremo a scoprire la storia di un'azienda geniale, specializzata in una delle bevande più amate da noi italiani, il caffè. Questo è un vero e proprio brand specializzato nella vendita di caffè di qualità in cialde,
capsule, grani e macinato provenienti dalle migliori torrefazioni artigianali italiane attraverso una rete di oltre 200 negozi in franchising, e noi andremo proprio in sede a raccontarti la loro storia. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Luca e noi ci rivediamo la settimana prossima. Che cosa ti sentiresti di suggerire a chi in qualche modo si trova nella condizione magari di o doversi reinventare, oppure in qualche modo si trova in un momento in cui dice no, io mi voglio buttare in una nuova avventura, però sta vivendo tutta una serie di paure, pensieri, ok. Che cosa suggeriresti? Ma di essere assolutamente determinati in quello che sono gli obiettivi, perché se sei veramente determinato e vuoi arrivare là, ci arrivi. Ovvio, deve essere fattibile. Se dovessi mandare una domanda alla NASA chiedendoli di imbarcarmi sulla loro navicella, probabilmente mi direbbero di no, anche perché vorrei solo guidarla e non fare da passeggero. Però la determinazione in quello che possono essere gli obiettivi di lavoro è veramente, veramente tanto. Se hai voglia di arrivare fino in fondo e puoi spenderci una parte della tua vita, ci arrivi. E questo vale per tutti, no? Deve interessarti tanto, ecco. Deve essere un obiettivo di vita. E abbiamo davvero delle grandi potenzialità come creatori. Sarebbe un peccato non perdere l'opportunità di sperimentare qualcosa di nuovo. Ci conoscono nel mondo come un po' matti, no? Ma le cose più belle del mondo le abbiamo fatte noi, no? Una storia incredibile. Siamo partiti da questo luogo che era deputato in realtà ad altro, a restauro di mobili, antiquariato, eccetera, eccetera. Poi ci siamo tuffati in questa parte ristorativa, bar-ristorante, di conseguenza siamo andati a vedere la parte invece del nuovo per quanto riguarda le biciclette elettriche, eccetera, eccetera. Siamo passati dall'officina per finire a una parte incredibile di biciclette elettriche di un'altra epoca. Progetti futuri? Al momento cerchiamo di arrivare a far bene quello che stiamo facendo. Bene. Mettiamo un po' in pausa una cosa e ne riapriamo un'altra. Vuoi un caffè? Molto volentieri. Luca, è stato un piacere. Piacere mio. In bocca al lupo per tutto. Ti aspetto a mangiare qualcosa. Assolutamente. O a noleggiare una bicicletta. Fantastico. O a venire una sera a fare una festa della birra. Benissimo, grazie. Grazie a te. Bomba. Alla grande. Per bicicletta pedalata assist. Alla grande. Sì. Ha parlato malissimo, eh? No, l'ho fatto bene. 2 metri, magari ce la faccio anch'io fuori forma. Sì. Entra un cliente e dice che profumo di gomma e noi non riusciamo a trattenere le risate perché la gomma non c'entra niente. Bellissimo.